Senet. Lo scopo del gioco è quello di terminare il percorso delle 30 caselle con tutte le proprie pedine prima dell'avversario. Prima di iniziare a giocare dobbiamo però imparare ad interpretare il punteggio dei dadi. Gli antichi egizi utilizzavano come dadi dei bastoncini che avevano un lato colorato ed uno bianco. Quando lanciate i dadi dovrete contare i lati colorati che cadono verso l'alto. Il punteggio massimo però lo ottenete quando ci sono solo dei lati bianchi. In questo caso il punteggio ottenuto è di 6. Ad inizio partita le pedine sono disposte alternate a partire dalla prima casella. Dopo aver preparato il tavoliere si gioca a turni, prima un giocatore e poi l'altro. Quando lanciate i dadi potete spostare una delle vostre pedine del punteggio indicato dai dadi. Non siete obbligati a spostare la pedina più avanti, potete scegliere di spostare quella che volete. Ci può essere solo una pedina per ogni casella e se terminate la vostra mossa in una casella già occupata dall'avversario, allora scambiate di posto le due pedine. Quando però ci sono due pedine nemiche vicine, non si possono mangiare, ma si possono superare se avete fatto abbastanza punti con i dadi. Se non potete nemmeno superarle, come in questo caso, dovete muovere un'altra pedina. Quando invece ci sono 3 pedine nemiche di fila, allora non potete nemmeno saltarle, neanche se avete fatto un punteggio sufficiente con i dadi. Sul tavoliere ci sono poi dei geroglifici che danno dei particolari valori ad alcune caselle. La 26esima casella riporta 3 simboli della vita. Significa che da quella casella in poi non si possono più mangiare le pedine. La 27esima casella è la casella dell'acqua e del pericolo. Quando una pedina ci finisce dentro, deve tornare indietro fino alla casella numero 15, che è la casella della vita. Se però questa è occupata, dovete tornare indietro fino alla casella numero 1, oppure alla prima casella libera dopo di essa. Siccome in questo gioco non è possibile passare il turno, vedrete che qualche volta sarete obbligati a finire nell'acqua. La casella seguente è decorata con 3 ibis che indicano il numero 3. La pedina che ci entra può infatti uscire solo grazie ad un lancio di dadi che ottiene il numero 3. La casella successiva invece è la casella del 2. Da lì si può uscire solo se si è fatto 2 con i dadi. Per terminare il percorso dovete fare con i dadi il numero esatto, altrimenti se avete fatto un punteggio troppo alto dovete tornare indietro. Per ricordarvi il valore delle caselle speciali trovate un piccolo schema anche sulla vostra fotocopia. Buon divertimento!